Siamo stati a Mantova e lungo la strada che va verso il Palazzo Ducale abbiamo visto delle pasticcerie incredibili dove in vetrina c'erano le signore che facevano la sbrisolona. Non lo so se erano vetrine a chiappa turisti, probabilmente sì, ma ci siamo informati bene su come si fa la sbrisolona, le varie varianti. Abbiamo messo insieme la ricetta che secondo noi è perfetta. Ricetta piuttosto semplice ma non banale. Ti servirà una bella scodellona, se non ce l'hai usa una pentola. Poi ti serve qualcuno che triti le mandorle. Eccola qua, Beatrice tritatrice. Brava, tieni. Potevi usare la motosega? Potevamo usare un tritatutto come fanno tutti? No, vanno tritate a mano perché sono più buone. Poi se vuoi usare il tritatutto, usa il tritatutto. Questa è farina di polenta rimacinata, più fine, da noi si chiama fioretto, ma ha anche altri nomi. È fatta apposta per la pasticceria soprattutto. 200 grammi. Farina normalissima, bianca, 0, 00 o anche la 1 se la vuoi un pochino integrale. Altri 200 grammi. Un pizzichino di sale, poco, serve per esaltare i sapori. Zucchero semolato, 200 grammi, puoi fare un po' di meno se vuoi, puoi arrivare a 160, 150. Un pochino, una manciatina, tienila nella ciotolina che ci serve dopo. Così vanno bene, si può usare anche il robottino, però non bisogna farlo andare troppo, devono essere grosse. Adesso me lo dici. Zerappa, posso usare la farina di mandorle? No, devi usarle così, tritate grosse. E le aggiungi, 200 grammi. Le dosi sono facilissime, non devo neanche ripeterle perché è 200 grammi di tutto. Adesso ci vanno 200 grammi di burro, la ricetta antica prevedeva anche l'uso dello strutto, anzi scrivi nei commenti le tue varianti così almeno le condividiamo tutti quanti. Noi useremo 200 grammi di burro, l'ho tolto dal frigo mezz'ora fa. Non usate i guanti, usate le mani pulite, unghie corte, niente braccialetti, capelli legati. Io quei guanti neri che vedo in giro non li sopporto proprio. Fate spazio in mezzo, metti il burro tagliato a pezzettini, in mezzo non deve essere fuso, deve essere ancora abbastanza consistente ma non congelato. Si chiama sbrisolona perché è sbriciolata, quindi non devi riscaldare il burro con le mani. Quindi cosa fai? Lo impolveri un po' con lo zucchero, con la farina, ma non tanto, un pochino, lo tieni al centro e lo schiacci, lo rompi, tenendolo sempre leggermente infarinato, perché se tu lo impasti lo sciogli con le mani, perché le nostre mani, se sei ancora vivo, sono calde. Schiaccialo, è importante la lavorazione, schiaccialo tenendolo al centro così non ti dimentichi pezzi in giro, aggiungi un pochino di farina ogni tanto, schiacci, strizzi e schiacci. Quando il burro ormai è sbriciolato, non ci sono in giro troppi pezzi grossi, dai una bella mischiata generale, così a bestia. Ho lavato un attimo le mani, gli dai una bella scorzata di mezzo limone. Zerappa si dice zeste di limone, no, si dice scorzata, voce del verbo scorzare. Aroma di vaniglia, a piacere mettetene, io ne metto un bel po', qualcuno ci mette anche un bicchierino di grappa o di altri liquori o anche di maraschino, io preferisco non metterlo. Una manciata di mandorle con la buccia, non tantissime, una manciatina in giro, vanno messe anche dopo se vuoi, io le metto subito. 2 rossi di uovo, il bianco tieni da parte, ci fai una meringa, ci fai una frittatina. E 2. Mischiare ma sempre senza schiacciare, bisogna sempre sbriciolare. Nel frattempo ho già acceso il forno a 180 gradi, possibilmente ventilato. 2 minuti di pazienza, fai così, guarda, come quando si lavano i panni che devi tirare via qualche macchia. Sbriciola bene tutto. Se vuoi usare l'impastatrice diventa complicato perché ci vuole più tempo a quello che fai, che monti, che smonti, che aggiusti, invece con le mani, guarda, è pronta. 2 minuti, vedi com'è? Grossa, sbriciolosa, si chiama sbrisolona. Per cuocerla ti serve una teglia di alluminio perché cuociono in fretta, si riscaldano velocemente e sono perfette. Puoi usarla piccolina, puoi usarla grande, devi usare la misura giusta, adeguata alla quantità di sbrisolone che hai preparato perché deve comunque venire bassa. Questa sembra poca ma non è poca, qua ne verranno 2 secondo me. Vendono nei supermercati, queste tegliette qui sono anche economiche, sono in alluminio. Zerappa, l'alluminio è tossico, ti fa morire, ma no, l'ignoranza fa morire. L'alluminio industriale, se te lo mangi, te lo rosicchi o se te lo danno su un piede fa male, ma l'alluminio per alimenti assolutamente no, usatelo tranquillamente, lo vendono apposta. Usate queste qui che sono comodissime, vedete che sono basse? Non devi schiacciarla, la metti dentro così, la sparpagli un po' in giro, ne metti metà e la pressi un po', ma giusto per farla stare al suo posto, non devi schiacciarla forte, altrimenti la fai diventare una pasta frolla. La schiacci leggermente. Gabriele, ma io ho visto un famoso pasticcere che ci ha messo anche il lievito, ma secondo me è una stupidaggine, un modo come un altro per attirare l'attenzione. Scrivete nei commenti se l'avete mai vista fare con il lievito, io non l'ho mai vista fare con il lievito. Ci sono 2 scuole di pensiero, una è quella di prendere l'impasto della sbrisolona, buttarlo dentro nella teglia così, come cade, butti in forno e basta. L'altro è quello di metterlo così un pochino a posto come sto facendo io ma senza pressarlo molto. Io preferisco farlo così. Sopra ci metti 4 mandorline giusto per far vedere che ci sono.
Ti ricordi quello zucchero che ti ho fatto tenere da parte prima? Questa è una cosa che non fanno tutti, ma io l'ho visto fare da una signora molto anziana che diceva che serviva per fare una piccola crosticina in più sopra, e penso che abbia ragione, quindi lo voglio fare anche io. Poco però, non tanto, così, basta. Ne ho avanzata un po', ne faccio uno piccolino dentro un pentolino. Tempo di cottura: forno, come vi ho detto, ventilato, ma va bene anche statico, posizione centrale, 180 gradi, 50 minuti. Se la vuoi ancora più sbriciolata, sbriciolabile, fai 170 gradi, invece di 50 minuti fai un'ora. Io farò 180 per 50 minuti. Questa è la posizione perfetta, vedi? È al centro, un po' verso il basso, e per 50 minuti guarda giusto che non si bruci. Se vede che si colora troppo, gli metti sopra un fogliettino di carta stagnola. Zio Rapa, il forno sporco, lo so ragazzi, povera bestia, in questi giorni ha lavorato tantissimo. Settimana prossima facciamo il video della pulizia del forno. Se cerchi qualche ricetta la puoi trovare sul sito ziorapa.it. Tutto gratuito e senza pubblicità. Trovi il link in descrizione oppure vai su ziorapa.it. La sbrisolona è pronta nei tempi previsti. Profumino. La sbrisolona si chiama così proprio perché sia da cotta che da cruda tu la muovi, guarda, e briciole, pezzettini. La sbrisolona si mangia nella sua teglia, altrimenti fai un disastro dappertutto. Se l'hai schiacciata molto, quando l'hai composta, prendi un cucchiaio, gli dai 4 colpi così e la rompi, altrimenti non è questo il caso, vedi, guarda, è perfetta, si rompe da sola. Non dovete farla a fette, la dovete fare a pezzi. Fai un pezzettone bello grosso. È arrivata. E se vuoi lo pucci nel vin santo, nel vin dolce. Questo è il mio pezzo. Certo. Trovate un po' di vino dolce in fondo all'armadio. Io intanto ho già fatto fuori un po' di briciole. Così ci puccio la torta. Vuoi pucciare? No, io dopo bevo il caffè, ma l'assaggio lo facciamo lo stesso a bestia. Un dolce incredibile, briciole dappertutto, ma è buonissimo. Avete fatto caso che quella piccolina è già sparita? È andata per di là insieme alla bottiglia del vino dolce. Come dice il nome, è una torta molto briciolosa, molto friabile, da mangiare a pezzettini e se volete pucciarla da qualche parte, ma è buonissima. Niente a che vedere con quella che compri al supermercato confezionata già pronta, che quella è proprio un'altra cosa, non sa di niente. E la differenza la fanno proprio le mandorle, quelle che abbiamo tritato male a coltello. Si ringrazia la Beatrice che ha pazientemente registrato tutta la puntata e aiutato in cucina. Arrivo un attimo. E ale. Se ti è piaciuta la ricetta della sbrisolona, lascia un bel pollice in su sotto questo video. E iscriviti al canale, così non ti perderai le prossime ricette.